Oggi, con la nuova normalità, siamo ancora in un lockdown consigliato, suggerito dalle autorità che devono fronteggiare 5-6 mila nuovi contagi al giorno in tutto il paese, con una ripercussione di 10-20 contagi al giorno in Bassa California del Sud. Siamo a 38 gradi e la gente vuole bere birra, sentire musica, andare in spiaggia e comincia ad andarci, lasciando da parte il lockdown, che non è più obbligatorio e che invece io continuo da ormai 95 giorni. Si allentano così le difese e purtroppo le mie previsioni non sono per niente buone. Una volta terminato il lockdown che ci teneva obbligatoriamente in casa, ne inizierà uno nuovo e questo sarà ancora peggiore perché ci permetterà una illusoria libertà e durerà, dicono, forse un paio d'anni. Per 2 anni niente più grandi raduni, niente più concerti, discoteche, cinematografi, teatri, niente più viaggi di gruppo, niente più uffici affollati, niente più aerei pieni e niente più soldi che girano intorno a tutto questo. Sì, cose belle e belle situazioni saranno sicuramente possibili se sei fortunato, ma se appartieni al fondo di questa nuova società tutto sarà molto più difficile, se non impossibile. I ricchi rimarranno ricchi, i poveri molto più poveri e il divario fra loro aumenterà spropositatamente. Per la prima volta in decenni milioni di persone entreranno nella povertà senza poterne sfuggire. Una cosa di cui sento molto parlare è che grazie, sempre questo grazie fra virgolette perché io di grazie non gliene do al virus, è quello che uno nella sua solitudine, avendo più tempo per riflettere, pensare, possa essere riuscito magari a rendersi conto di molte cose e magari sia così giunto a scoprire e esaltare buoni sentimenti tipo accettazione, valutazione, pazienza, adattamento, tolleranza, rispetto. Questo in preparazione alla nuova realtà che dovremmo vivere e che dovrebbe accomunarci tutti in una specie di fratellanza globale. Succederà invece quello che è sempre accaduto nelle grandi rivoluzioni, nelle guerre, nelle grandi catastrofi. La gente che non possiede nel loro DNA questi buoni sentimenti, che è la stragrande maggioranza, nel momento in cui si creeranno queste spaventose distanze sociali, a un certo punto, in mancanza del cibo, se tu avrai la bistecca, non avrà scrupoli per venire a casa tua a rubartela e magari sarà capace anche di uccidere per poterlo fare. La fame non frena nessun istinto e questo l'abbiamo visto nel 1973 nel film Soylent Green di Richard Fleischer, in una New York dove praticamente il cibo non c'era più, non c'erano gli alloggi, non c'era benzina, non c'era più niente, era tutto fermo. La gente viveva nelle automobili e il cibo veniva prodotto dal governo utilizzando i corpi dei morti.
Certo, era un film di fantascienza e non voglio dire che arriveremo a questa situazione, ma quello che voglio dire è che tolleranza, rispetto e tutte queste belle cose, invece di aumentare e far parte del bagaglio culturale e sociale di ogni essere umano, saranno invece dimenticate, saranno completamente dimenticate, perché subentrerà un egoismo spaventoso, dettato dal fatto che la sopravvivenza ha il primo posto, cioè è la mia vita contro la tua. Io ovviamente sto parlando del Messico e non posso certo pronunciarmi su ciò che accadrà in Italia, che apparentemente sembra sia stata miracolata. Il video che avete appena visto l'ho girato a Capodanno, in uno dei bar più famosi di Cabo San Lucas. Non è la movida per turisti, ma autoctona movida per messicani, parte importantissima della vecchia, felice normalità, oggi totalmente modificata. Intanto sono qui, davanti allo specchio che è il mio unico interlocutore, il quale si ostina, come sempre, a non rispondermi.